Ok, Antonino Geraci, grazie mille per aver accettato questa Grazie a voi. intervista e inizierei chiedendoti di raccontare te e la tua azienda. Ok, allora io sono Antonio Geraci, ho 24 anni, ho finito da poco di studiare al Politecnico di Torino e durante, diciamo, verso la fine del mio percorso di studi ho iniziato a pensare cosa dovessi fare nella mia vita e ho, diciamo, trovato nel mondo delle start-up, nel mondo dell'imprenditoria, diciamo, giovane, il gancio per cercare di fare qualcosa di nuovo e di diverso. E di conseguenza un mio collega, un mio amico che aveva da poco finito una materia all'università in cui c'era un progetto di studio, ecco, da portare avanti, mi ha proposto di iniziare questa opportunità imprenditoriale. In particolare l'obiettivo era cercare di utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare la vita delle persone, quindi per cercare, diciamo, di utilizzare l'intelligenza artificiale, che era ciò che noi abbiamo studiato, per uno scopo che aiutasse per uno scopo, diciamo, per uno scopo che aiutasse la società. In questo modo abbiamo iniziato il progetto e il progetto consisteva nell'aiutare principalmente le persone che avessero dislessia, quindi le persone che avevano difficoltà nella lettura e nell'apprendimento. Allora abbiamo deciso di creare un tool che creasse automaticamente delle mappe concettuali a partire da un testo, quindi diciamo che abbiamo utilizzato un qualcosa che già esiste, ovvero le mappe concettuali che vengono utilizzate dagli studenti dislessici come strumento grafico, e l'abbiamo integrata con un bisogno che questi studenti avevano, ovvero di essere aiutati nello studio. E spesso quando una persona vuole essere aiutata nello studio non trova qualcuno, una persona fisica che lo aiuti, o comunque non immediatamente, quindi il nostro obiettivo era creare qualcosa che le aiutasse in ogni momento, diciamo on demand, senza dover avere una persona necessariamente accanto. Da lì poi abbiamo iniziato il progetto, abbiamo espanso questa piattaforma e adesso, diciamo, è diventata più una piattaforma per lo studio in generale, in cui possono fare anche altre cose oltre le mappe concettuali e oltre le mappe in maniera automatica, e che tende appunto in generale ad aiutare gli studenti in senso lato, non solamente gli studenti con dislessia. Ok, come avete iniziato? Abbiamo iniziato all'università, appunto perché questo mio collega aveva iniziato questo progetto semplicemente con una piccola demo, aveva vinto diciamo dei soldi dato questo progetto che aveva fatto, perché l'università metteva a disposizione dei soldi per chi vinceva questo bando, diciamo. Però il team con cui aveva sviluppato questa cosa non voleva continuare, anche perché non era qualcosa che andava a fittarsi con i loro interessi dopo l'università, e quindi ha chiesto a me e altri quattro ragazzi, siamo tutti, il nostro team è fatto tutto di amici conosciuti all'università, ci ha chiesto di continuare questo progetto, di farlo diventare una società, di farlo diventare qualcosa di reale. A quel punto ci siamo buttati a capofitto in questa cosa a marzo-aprile 2021, e in un annetto e mezzo siamo riusciti adesso a costruire una società, siamo riusciti a iniziare a vendere il nostro prodotto. Insomma, quindi tutto è nato dall'università e dall'amicizia, diciamo, ecco. E Oh, dal progetto, ovviamente. ok, e da dove è venuta l'idea? L'idea è venuta principalmente molti ci chiedono se qualcuno di noi, per esempio, aveva in famiglia una persona dislessica, o qualcuno di noi lo fosse, quindi capisse veramente a fondo il problema. In realtà, diciamo, l'idea è venuta più dal fatto che tutti e sei eravamo dei bravi studenti, tutti e sei riuscivamo comunque a studiare molto bene, a riuscire all'università, e quindi, dato che ci arrivavano a Mauro, al ragazzo che ha iniziato, diciamo, il progetto, doveva trovare qualcosa in cui aiutare le persone, e ha visto che c'erano molte mamme, molti papà, molti genitori preoccupati perché diciamo, la scuola non è molto, almeno fino a 5-6 anni fa, non era molto prona ad aiutare, o quantomeno a uniformare la didattica per delle persone che magari non erano capaci di imparare come tutti gli altri, perché la dislessia ovviamente non è una malattia, è semplicemente un disturbo che una volta compensato
permette allo studente di essere completamente alla pari di tutti gli altri. Quindi il problema che è stato riscontrato è appunto questa difficoltà da parte dei genitori di aiutare i figli nel avere questa compensazione. E quindi da questo bisogno, quindi abbiamo fatto dei sondaggi perché appunto volevamo basarci principalmente, volevamo entrare principalmente nel mondo education, quindi abbiamo fatto dei sondaggi su quali potessero essere dei grossi problemi, e questo da 5 anni a questa parte, anche a livello legislativo, è un problema che è emerso e sta emergendo, quindi abbiamo cercato di puntare sulla risoluzione di questo problema, e poi da lì è venuto tutto lo sviluppo della piattaforma proprio fittato per questo tipo di problema, però sempre con uno sguardo a aprirlo, diciamo, un po' a tutti gli studenti, non solo al problema specifico che abbiamo trovato. Però abbiamo iniziato proprio da questa nicchia, abbiamo cercato, diciamo, i bisogni della nicchia, che era appunto una nicchia di persone che avevano questo tipo di problemi, per capire poi come creare qualcosa di più grande, qualcosa che potesse aiutare in generale nello studio. Ok. E come avete reperito i primi fondi per avviare l'azienda? Allora, diciamo per due principali motivi. Il primo perché diciamo, il Piemonte in cui noi siamo adesso, in cui abbiamo la nostra sede, è secondo me molto avanzata dal punto di vista del framework che sta intorno alle startup, quindi è capace di avere molte opportunità per le startup, sia anche per la vocazione sociale di quello che facciamo, dell'impatto sociale che vogliamo dare alla nostra società. Abbiamo fin dall'inizio avuto un grande supporto, non economico, ma supporto, diciamo, emotivo da parte della community, quindi da parte dei genitori, di questi genitori, da parte di molti professori. Di conseguenza questo ci ha aiutato ad avere un sacco di traction nei confronti di possibili competizioni di startup, di vari premi che abbiamo vinto inizialmente, e quindi siamo riusciti a racimolare i primi 30.000 euro in questo modo, quindi tramite dei premi, tramite appunto delle business plan competition, oppure delle competition solo che si basavano sull'idea e sul team. Siamo riusciti a vincere questi premi, con questi premi abbiamo vinto anche dei servizi che erano molto importanti, quindi non abbiamo pagato dei servizi che ci sono stati utili a crescere. Poi successivamente, questo diciamo fino a luglio-agosto 2021, successivamente a ottobre abbiamo preso il nostro primo investimento, quindi abbiamo contattato degli investitori, dei business angels, e abbiamo preso un investimento in equity. Di conseguenza abbiamo ovviamente ceduto una parte della nostra società per avere in cambio dei soldi che erano ovviamente necessari per iniziare. Con questo diciamo che abbiamo verificato che in realtà poi trovare i soldi non è lo scoglio principale da affrontare, ecco. Cioè se l'idea vale, se ci si concentra bene, si capisce come farlo, i soldi, anche se magari spesso il mercato può sembrare un po' fermo, che non ci sono investimenti, diciamo i soldi si riescono a trovare. E noi siamo stati anche fortunati e bravi a riuscire abbastanza subito a trovare dei fondi per andare avanti, che sono fondamentali. Ok. Ok, diciamo nella tua storia, nella tua storia lavorativa, hai avuto altre esperienze imprenditoriali prima o intrapreso percorsi che non ti hanno portato dove speravi di arrivare prima di approdare ad Algor Lab? Sì, allora, in generale, fin dal primo anno di università cioè, mi è sempre affascinato il mondo startup. Infatti, nonostante abbia un curriculum tecnico, cioè ho fatto ingegneria informatica, quindi nulla di relativo a innovazione in senso di management o qualcosa del genere, ho sempre fatto dei corsi paralleli sia all'università che parallelamente all'università, che mi dessero un background anche da quel punto di vista, quindi sono sempre stato interessato a quello, e di conseguenza ho sempre tentato, e mi hanno sempre spesso proposto anche delle persone all'università, di cercare di far partire qualcosa da un'idea, quindi di cercare di creare una startup, o in generale di iniziare un progetto. Ne avevo iniziato già verso, diciamo, il terzo anno di università, avevo iniziato un progetto che poi non è andato a buon fine, con degli amici, di cui uno fra l'altro è adesso un mio socio, Dalgor. Diciamo che non era un progetto che aveva la stessa strada in principio di Algor, né
diciamo, noi eravamo abbastanza maturi anche per portarlo avanti effettivamente, però è stato qualcosa che mi ha aiutato anche a capire quali erano quantomeno le sfide, perché poi non è stato un progetto che mi ha insegnato il mondo, o mi ha insegnato come farlo, ma mi ha insegnato sicuramente quali erano gli step da seguire, mi ha fatto capire anche che bisognava anche studiare un po' per capire quali fossero, cioè a volte si pensa magari che per esempio alcuni corsi di management, alcuni corsi di innovation siano un po' delle parole semplici e diciamo banali, cioè si pensa magari ok, è ovvio che se devo avere un prodotto allora deve avere un valore e deve posizionarti in un certo modo nel mercato, è ovvio, però in realtà non è così ovvio, è l'inesperienza, oltre che l'idea in sé che magari non era fortissima, anche l'inesperienza non ti fa capire che appunto l'idea non era forte, ad esempio, quindi che non basta avere l'entusiasmo e pensare tu, persona singola, che l'idea possa sfondare, ma ci devono essere varie circostanze che te lo permettono, e quindi quello è stato un fallimento, diciamo, da questo punto di vista, però ho fatto, diciamo, bisogna iniziare da qualche parte, ecco. Certo, assolutamente. Ok, è importante per te avere un buon livello di istruzione per iniziare un'attività imprenditoriale? Mm, sì e no, nel senso un buon livello di istruzione è sicuramente utile in generale, secondo me. Non intendo l'istruzione universitaria, intendo l'istruzione prima dell'università è fondamentale, non tanto perché da lì poi proviene chissà quale diciamo output, perché sicuramente non studiando quello che si studia al liceo o anche prima non ti dà dei mezzi veri, concreti per fare qualcosa, ma ti fa capire cosa c'è intorno a te. E siccome l'imprenditoria alla fine è capire i bisogni delle persone, capire qual è il bisogno che può esistere, capire cosa può funzionare, cosa non può funzionare, vivere nel mondo è necessario per capirlo e non basta solamente camminare per strada, diciamo, serve anche in qualche modo studiare qualcosa che non deve essere per forza andare a scuola o studiare ciò che la scuola ti impone, ma studiare è importante, avere un'educazione nel senso imparare qualcosa da altri, che non sia a scuola, può essere anche privatamente, può essere su internet o qualsiasi cosa, è necessario perché è necessario ed è un valore aggiunto che puoi portare quando poi hai delle idee, le vuoi sviluppare, quando anche solamente devi convincere delle persone che la tua idea vale e che può andare avanti. Cioè, quindi è fondamentale, ma lo studio in senso, cioè l'educazione in senso lato, non per forza avere un titolo di studio, fare l'università o fare un certo liceo, per esempio. Poi dipende tutto anche dalla persona in sé, quanta tenacia, quanta curiosità ha. Ci sono persone che, come sappiamo, non hanno neanche fatto l'università, magari sono al liceo, non erano brillanti, ma poi avevano una curiosità che gli permetteva magari di leggere 20 libri al mese e avevano un'educazione maggiore di altri, magari avevano una laurea o anche due. Sì, sì, assolutamente. Ok, e quali sono state le principali sfide che avete affrontato nel processo di avvio e di sviluppo del vostro business? Allora, sicuramente l'essere autonomi, cioè il lavorare in maniera autonoma e dover gestire non solo, diciamo, dover gestire sia il progetto, quindi dover gestire sia la progettazione di quello che stai facendo, che anche lo sviluppo dello stesso. Quindi vuol dire che non hai un capo, non hai una persona che appena il lunedì mattina arriva in ufficio e ti dice guarda oggi devi fare A, B e C, quindi tu non sei un esecutore, ma sei sia il manager che allo stesso tempo l'esecutore della cosa. Di conseguenza sicuramente un problema di tempo, perché diciamo cercare di avere una vita sociale, finire l'università perché quando noi abbiamo iniziato dovevamo finire, quasi tutti dovevamo finire ancora l'università, quindi magari stavo facendo la tesi, stavo facendo degli esami, quindi sicuramente l'organizzazione del tempo era un problema e anche diciamo eh,
lo stabilire cosa ci fosse da fare e la colpa nel momento in cui qualcosa andava male. Nel senso che il problema è che potresti, diciamo, spesso avere l'ansia di dire ok, io non sto sbagliando il task che mi è stato dato dal mio capo, ma sto sbagliando proprio a crearlo quel task. Cioè ho la responsabilità non solo di come viene eseguito, ma anche di come è stato pensato. Di conseguenza hai una doppia responsabilità, un doppio tempo impiegato, perché non solo devi farlo, ma devi anche pensarlo. Quindi le due principali difficoltà sono queste, che poi si trasformano in realtà entrambe in tempo. Tempo e risorse mentali anche, che poi possono venire a mancare, diciamo, quando magari stai 12 ore al giorno su qualcosa e sai che quel qualcosa dipende da te. Certo. Sia quel qualcosa, sia le persone che stanno insieme a te nel team, essendo noi amici anche, è un motivo in più per diciamo, andare avanti anche se è una difficoltà, perché sai che non ricade solo su di te, ma ricade sulla società e ricade anche sui tuoi amici, sui componenti del team, diciamo. Certo. Quindi... Ok. E avete avuto supporto nel processo di avvio? Quindi mi riferisco anche a mentorship, guide? Sì. Sì, allora inizialmente quando il progetto è diventato nostro, tutti e sei noi, siamo entrati dentro un incubatore, che è l'incubatore del Politecnico di Torino, si chiama I3P. Questo incubatore inizialmente non siamo stati incubati, ovvero non avevamo i completi servizi, ma eravamo in uno stato che si chiama pre-incubazione, quindi eravamo lì dentro e avevamo a nostra disposizione un consulente che è un consulente che ha degli anni di esperienza in sviluppo di startup, quindi lui oltre a seguire noi seguiva anche altre startup e questo è stato fondamentale perché con la logica si può andare avanti, però l'esperienza è fondamentale e noi esperienza tutti e sei non ne avevamo perché è la prima nostra vera esperienza imprenditoriale, eravamo tutti appena usciti dall'università o quasi neanche in realtà, quindi è stato fondamentale questa sia mentorship ma anche affiancamento in molti casi, cioè anche c'era qualcosa da fare, magari veniva direttamente fatta dal consulente oltre che a darci un consiglio, quindi è stata più che una mentorship, è stato un supporto a 360 gradi che adesso si è trasformato in un supporto ancora maggiore perché siamo a uno stadio più avanzato, quindi siamo adesso incubati, quindi abbiamo un ufficio anche lì, quindi il loro apporto dell'incubatore è stato fondamentale, senza il quale non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto, e poi anche qualche percorso di accelerazione a cui abbiamo partecipato è stato molto, molto utile, specialmente per avere una voce fuori dal campo, fuori dal coro, diciamo. Cioè, noi eravamo sei, magari eravamo tutti d'accordo su una cosa perché l'avevamo pensata insieme. Se non hai qualcuno da fuori che ti fa riflettere sul fatto che magari quella scelta è sbagliata, sia per esperienza, sia anche perché tu sei nella bolla di quella cosa, non riesci a fare la cosa giusta spesso, quindi da questo punto di vista siamo stati molto aiutati da queste figure. Ok. Qual è stato il momento in cui avete capito che la vostra idea era un'idea vincente, quindi era un business che sarebbe stato di successo? Ok, allora, l'idea in sé, diciamo che fin da subito è sembrata vincente come idea, non come sviluppo di essa, diciamo, perché appunto si è formata da subito una comunità di persone che erano interessate al fatto che fosse qualcosa di utile, al fatto che eravamo dei ragazzi che stavano provando a fare qualcosa di nuovo e quindi lì abbiamo subito capito che appunto potevamo spingere su questa cosa per cercare di attirare il più possibile sia persone interessate a utilizzarlo sia persone interessate a finanziarlo. E infatti ciò che è successo, come ho detto prima, ciò che è successo è che abbiamo vinto delle competizioni, abbiamo ricevuto gli investimenti proprio per questo motivo. Successivamente poi dal punto di vista del prodotto in sé, quando poi abbiamo rilasciato una versione, la prima versione, abbiamo iniziato a utilizzarlo, quindi non eravamo più nel loop di dover
fare uscire il prodotto, lavorare un sacco così. Quando ci siamo fermati un attimo, abbiamo visto il prodotto che era online, l'abbiamo utilizzato e a maggior ragione quando dopo un mese abbiamo messo in vendita perché il prodotto è rimasto per un anno gratuito, perché appunto volevamo creare il user base, volevamo farlo conoscere, però abbiamo messo a pagamento, non ci aspettavamo che, soprattutto l'abbiamo messo a pagamento alla fine dell'anno scolastico, quindi quando la scuola stava finendo, quindi noi abbiamo pensato ok, facciamo 5 abbonamenti, non di più. E quando invece nei primi giorni abbiamo fatto quasi un centinaio di abbonamenti, nella prima settimana praticamente, a fine scuola, lì abbiamo tirato un sospiro di sollievo, abbiamo capito che quello che avevamo fatto ha qualche valore e quindi abbiamo detto ok, possiamo continuare più tranquilli. Quindi il momento diciamo, in cui il prodotto si è dimostrato qualcosa di utile e fattibile che avrebbe potuto avere successo è stato quando abbiamo iniziato a vendere, diciamo, concretamente. Ok. Allora, voi vi siete costituiti nel 2021, mi sembra Sì. di capire. Ok, quindi già pandemia avvenuta. Sì. E come ha influito, se ha influito in qualche modo la pandemia sul... Non ha influito molto perché, appunto, come hai detto, la costituzione della società è avvenuta a luglio 2021, quindi diciamo la pandemia era in uno stadio abbastanza avanzato e in più, essendo il nostro business cioè, totalmente digitale, noi abbiamo iniziato, diciamo, senza un posto fisico dove lavorare, quindi comunque abbiamo iniziato a lavorare da casa fin dall'inizio e avendo un computer diciamo che avere un computer è abbastanza per fare quello che facciamo, di conseguenza non ci ha colpito più di tanto, anzi ci ha permesso di essere un po' più agili nel lavoro, ci ha permesso, cioè la mentalità che il Covid ha istituito a livello lavorativo ci ha permesso di non chiederci subito di dire ok, lavoriamo in presenza, fissiamo degli orari e tutto il resto, abbiamo sempre lavorato in maniera molto agile, quindi in realtà da un certo punto di vista l'ambiente del lavoro dopo il Covid ci ha anche un po' aiutato, ecco, perché non dobbiamo fare nulla di fisico, quindi non ci ha, anzi ci ha aiutato anche il fatto che la didattica a distanza, gli strumenti per la didattica abbiano incrementato la loro importanza, ci ha aiutato per diffondere il nostro prodotto che prende proprio questa scia del mercato EdTech, quindi del mercato education in generale. Ok. Ok, una domanda di carattere un po' più filosofico. Qual è la tua concezione di successo? Allora, diciamo che non mi sono mai basato per diciamo, dirigere le mie decisioni sul concetto di successo, nel senso che molti lo intendono magari successo come visto da fuori, cioè cosa gli altri credono cioè se gli altri credono che quello che tu abbia fatto sia andato bene, allora quello è successo, oppure può esserci il successo economico, nel senso ho fatto un sacco di soldi, allora quello è successo. Alla fine penso che la vedo un po' più una sfera, dimensione personale il successo, ovvero se io ho scelto per vari motivi, che possono essere anche dei motivi legati a quando hai fatto la scelta o alla tua infanzia o al tuo futuro, se io ho scelto di prendere un cammino e bene o male mi sono dato un'idea di come quel cammino dove dovrebbe andare, se quel cammino sta andando bene, per me ha avuto successo. Tutto qua. Poi se gli altri lo riconoscono, tanto meglio, se gli altri non lo riconoscono, pazienza, però quello per me è successo. Ok. Ti piacerebbe a te o ad Algor Lab a un certo punto diventare dei business angel? Molto perché sia, diciamo, se pensiamo alla definizione di business angels, mi piace molto, mi piace molto il concetto di investire dei soldi che tu possiedi per qualcosa di totalmente rischioso, perché è l'investimento più rischioso che si possa fare, solo perché vuoi che, diciamo in linea di principio, vuoi che l'innovazione vada avanti. E questo è molto importante perché diciamo, è la benzina delle startup, delle piccole startup, perché sennò è difficile trovare degli investimenti. Inoltre noi abbiamo avuto un'esperienza con i business angels molto positiva, perché spesso la differenza fra business angels e altri investitori è che oltre a darti dei soldi,
tendono anche a aiutarti, cioè tendono a essere parte della società non solamente dal punto di vista dei numeri, ma anche dal punto di vista della presenza, perché ti portano oltre soldi, ti portano anche dell'esperienza, ti portano dei contatti, ti portano varie cose che magari un venture o diciamo un fondo di investimento più grande non ti porta perché non può farlo, non è nelle sue prospettive di farlo, ecco. Quindi diventare un business angel, se in futuro avrò le possibilità economiche, ecco, di farlo, sicuramente sarà un'opzione che valuterò, sì. Ok. Ehm, ok, una domanda relativa al futuro. Quali sono, che progetti avete sia individualmente sia come Outdoor Lab, sia sul lungo anche sul breve Mhm. termine? Allora, per quanto riguarda Algor, il progetto, diciamo, a lungo termine è quello diciamo, di diventare una piattaforma sempre più comprensiva e sempre più utilizzabile in tutti gli ambiti della scuola e perché no anche dell'università in realtà. Quindi di diventare, diciamo, affermarci sempre di più nell'aiuto delle persone che hanno disturbi dell'apprendimento, quindi non solo dislessia, ma anche ad esempio la discalculia, che è un altro disturbo che è già nei nostri progetti, cercare di fare qualcosa, fare qualche strumento, integrare qualcosa che permetta anche di aiutare le persone che hanno discalculia. Però in generale il nostro obiettivo è creare una piattaforma che possa essere utilizzata da tutti e che quindi renda veramente inclusivo lo studio, cioè che tutti possono utilizzare una stessa piattaforma che può, diciamo, aiutare nello studio tutti in misura uguale, senza tralasciare, diciamo, senza lasciare dietro delle persone che hanno in partenza delle difficoltà che vanno semplicemente capite, non c'è altro da fare. Ehm, Questo a lungo termine quindi è il nostro obiettivo. A breve termine è stabilizzare ciò che abbiamo fatto, perché adesso siamo in un momento in cui abbiamo un prodotto abbastanza stabile e abbiamo diciamo dei flussi anche di lavoro un po' più stabili che ci permettono di lavorare il giusto tempo, ci permettono di fare le cose in maniera più strutturata, però quello che ci manca adesso è veramente sfondare nel mercato, quindi avere effettivamente vendere il nostro prodotto in scala, dopo il test che appunto abbiamo fatto a maggio verso fine scuola. Adesso è arrivato il momento di veramente avere una user base più grande anche di persone che lo utilizzano pagando e che quindi utilizzano tutto il prodotto, quindi utilizzano tutta la piattaforma a tutto campo. E quindi l'obiettivo adesso da qui a prossimo marzo-aprile è fare questo e ampliandoci anche aumentare il numero di persone che sono nel nostro team, perché fino a un certo punto possiamo crescere, ma nel momento in cui non ci sono altre persone che fanno e che danno valore a quello che stiamo facendo, non riusciremo a crescere più tanto. Quindi dobbiamo crescere un po' per crescere di più, assumendo nuove persone. Questo è l'obiettivo a breve termine. Per quanto riguarda il mio obiettivo, credo che ad adesso non ho dubbi che sia far sì che gli obiettivi a breve e a lungo termine di Algor vadano in porto, diciamo. Sono molto convinto, come anche gli altri 5 del mio team, siamo molto convinti che possiamo andare molto avanti con questo progetto, quindi in questo momento non abbiamo altri desideri, ecco, non abbiamo altre mire in questo momento, almeno per i prossimi anni. Poi, bah, chi lo sa, diventare un business angel o fare altro sicuramente non precludo niente, però ad oggi sono molto così, cioè, concentrato su questo obiettivo. Ok, perfetto. Un'ultima domanda. Cos'è secondo te una cosa fondamentale per un business, quella cosa che non deve assolutamente mancare mai, cosa o cose, anche più di una? Sì, allora, sicuramente questo lo dirò sempre, il team, cioè le persone con cui lavori, perché io dico che o hai una forma mentis tale che riesci a andare avanti perché credi nel progetto, però spesso davanti a alcune difficoltà, perché quando fai una startup molte persone cercano di dirti ok, questa cosa non va bene, questa cosa non andrà avanti, perché ovviamente
in un'idea di imprenditoria ci sono 1000 errori, 1000 cose che non andranno, 1000 cose che verranno tolte nel passare del tempo. Però e lì diciamo ci può scoraggiare. Nel momento in cui ti scoraggi e pensi che intorno a te hai delle persone che effettivamente potrebbero far fallire quella cosa, allora lì potresti veramente abbandonare. Invece se tu sai che, ok, c'è qualche problema nell'idea, nel prodotto, nei flussi, in qualsiasi cosa, ma sai che hai intorno delle persone che, qualsiasi problema ci sia, cercheranno come te di risolverlo, ecco, e sono delle persone che non è una cosa da sottovalutare, sono dei tuoi amici, sono delle persone con cui magari esci anche il sabato sera. Quello secondo me è fondamentale ed è o quantomeno una condizione necessaria, magari non sufficiente, però è una condizione necessaria per far sì che il tutto vada avanti. Tant'è vero che spesso quando ci sono dei premi o qualcosa del genere, spesso quando la startup è all'inizio si premia più il team che l'idea o che il fatturato, ad esempio. Poi questo è un parere personale, diciamo, perché non è un qualcosa che magari studi o che ti dicono, è che non mi piace tanto fare, non mi piacerebbe fare startup se fosse qualcosa utile a, diciamo, fare per esempio solamente soldi, cioè utile a dire ok, questa è una cosa che sicuramente fa soldi, potrei fare tanti esempi, è una cosa che fa soldi, però effettivamente quello che va a fare è consumare risorse, sia umane sia anche risorse come l'ambiente o risorse di qualsiasi tipo, anche solo risorse economiche, per andare a creare magari un bisogno che non esiste o andare a approfittare magari di alcune situazioni semplicemente per fare business, ecco. Invece quello che penso debba essere presente per fare startup, per fare appunto imprenditoria è capire qual è l'impatto che ha ciò che fai e se effettivamente è qualcosa che può far crescere qualcuno, può aiutare qualcuno e ha un impatto reale sulla società, un impatto positivo e non un impatto apparente che ti permette appunto di creare una società, creare una compagnia che poi magari farà tanti soldi, ma ce ne sono tante secondo me che già lo fanno e che hanno fatto anche danni in passato, quindi credo che l'impatto reale sia fondamentale. Solo l'impatto sociale, l'impatto reale che ha la compagnia è necessario. Assolutamente. Perfetto. Antonino, io ti ringrazio tantissimo Ringrazio per voi. la tua disponibilità, è stato un piacere Anche per me. e a prestissimo. A presto, grazie.